Ciao amici nottambuli! Ieri notte ho visto il primo film dove Maurizio Merli interpreta un commissario, qui è il commissario Betti, era il 13 agosto 1975, data d'uscita nei cinema, ebbe un grande successo, il film è Roma Violenta, diretto da Marino Girolami, che firmò la regia come Franco Martinelli. Il film era stato pensato come seguito di La polizia incrimina, la legge assolve, diretto dal figlio di Girolami, cioè Enzo Castellari. Anche quello super successo al botteghino, il protagonista era Franco Nero. Il problema per i produttori fu che Nero e Castellari chiesero troppi soldi, furono quindi sostituiti da Girolami e Merli. Quindi, nonostante Roma Violenta nacque come clone, la qualità del film è comunque altissima, uno dei migliori film del periodo. Da sottolineare poi che anche La polizia incrimina, la legge assolve prendeva spunto da film americani tipo Dirty Harry. Per Betti ogni crimine diventa un caso personale, quando trova un delinquente lo stranga e finché non lo trova non si dà pace. Betti si fa aiutare dai ragazzi della squadra speciale, girano in borghese per i quartieri di Roma per infiltrarsi nelle bande criminali. Si parte subito già nei titoli di testa con una bella rapina in autobus, ci scappa un morto, un ragazzo di 18 anni. Poi una super rapina in un supermercato sulla via Casilina, tempo fa ci sono anche entrato, l'esterno è uguale identico agli anni 70. Mitragliate, donne uccise e ostaggi presi e buttati sull'asfalto dall'auto in corsa, un film ricco di scene violente, anche stupri, rapine in banca e addirittura bambini caduti sotto i colpi di un mitra. E poi uno spettacolare inseguimento in auto per le strade di Roma, davvero leggendario. Girolami sa il fatto suo in regia, peccato non fece molti polizieschi, secondo me se la gioca con Lenzi, per me sono quasi alla pari. Merli mena come un fabbro, esemplare la scena dentro l'autobus, ovviamente la caratterizzazione di Betti, come anche i personaggi di Franco Nero e altri attori, si basano su personaggi come Callaghan, ma il pregio degli attori italiani è che non facevano assolutamente rimpiangere Clint Eastwood. Anche Betti, come Callaghan, ha dei metodi poco ortodossi, non è ben visto dai suoi superiori e viene così cacciato dalla polizia. Si aggrega quindi ad un gruppo di vigilantes su invito dell'avvocato Sartori, cioè Richard Conte. E qui Betti può finalmente menare sul serio senza paura della disciplinare. Importante anche il ruolo di Ray Lovelock, uno dei ragazzi della squadra speciale che avrà una sorte abbastanza sfortunata. Sceneggiatura di Vincenzo Mannino. Questo film sarà il primo di una trilogia, tutti i film scritti da questo sceneggiatore, ma il successo sarà tale che lo stesso identico personaggio verrà riproposto con altri nomi, ad esempio il commissario Tanzi, ma nella sostanza non cambierà nulla. Merli diventerà il commissario per eccellenza del poliziesco all'italiana. Capolavoro da non perdere in DVD, anche se la qualità del master è una schifezza. Andrebbe restaurato, come già fatto, per Roma Mano Armata. Comunque il film è molto bello e merita comunque di essere visto. Quindi anche per questa volta è tutto. Sono il cinefilo notturno, non sono un esperto di cinema ma uno che soffre di insonnia ed è costretto a guardare un film dopo l'altro. Ci sentiamo alla prossima, ciao amici nottambuli!